Spegniamo la luce nella stanza horror degli ultimi giorni a Tenkasi e usciamo per strada. L'India si sta svegliando e noi con lei. A quest'ora sembra un paese completamente diverso, silenzioso, desolato. Trovare un autobus è più semplice del previsto e guardiamo il sole sorgere dal finestrino. Questa levataccia ci è toccata per un piccolissimo errore che ho fatto ieri. Ho prenotato un treno, il primo di questa tappa indiana, per accorgermi solo alla fine che la stazione di partenza era sbagliata. E per fortuna che ho scelto il treno delle 9 di mattina e non quello delle 6, se no ci toccava pure dormire in stazione, anche se forse, visto la stanza in cui eravamo, non sarebbe stato poi così male. Ma veniamo un attimo al programma di oggi, o meglio dei prossimi giorni indiani. Dalla punta più a sud abbiamo deciso di risalire questo paese a forma di Samosa seguendo un itinerario stravagante. La tappa di oggi ha un nome equivoco che ha influenzato non poco la mia scelta di venirci. Ecco, questo magari non diciamo ad Angela, che lo scoprirà man mano. Soprattutto perché per lei questa si prospetta una tappa davvero impegnativa. Una di quelle giornate in cui il corpo dice chiaramente stop, adesso ti fermi e poi ne riparliamo. È l'alba ragazzi e noi siamo già arrivati a Tirunelveli. Come detto nel video precedente abbiamo avuto un problemino con la prenotazione dei treni e siamo dovuti venire qui per prendere il treno, ma siamo in discreto anticipo. Anzi, siamo partiti col buio e siamo arrivati all'alba, quindi va bene così. Adesso ci sediamo, prendiamo il tè, facciamo colazione, stiamo tranquilli e poi si va al treno. Very good. How are you? Fine. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Hello. Chai? Chai. Thank you. Ma in quale ristorante ti accolgono così che tu entri, c'è il signore che ti saluta, ti dà la mano? Ragazzi, però come vedete io sono ancora un po' capo, ho dormito 2 ore stanotte, la cascata ayurvedica non ha funzionato, mi sa che devo star sotto un po' di più. È arrivato il chai col piattino, che bello ragazzi, qua si può anche, ecco, si può fare così, per raffreddarlo un pochino, si fa così, e poi si sposta di nuovo e si ricomincia. Così si raffredda un po'. E poi si beve dal piattino. Questa è la stazione dei treni ragazzi. Allora ieri praticamente noi siamo riusciti a prenotare un biglietto. Come avevamo detto all'inizio abbiamo avuto un po' di problemi con l'applicazione ufficiale dei treni, cioè la Trenitalia indiana, ma poi abbiamo scaricato un'altra applicazione che si chiama Confirm Ticket, è un'applicazione con l'icona verde, e lì invece abbiamo messo i nostri dati e anche il nostro numero di telefono e poi siamo riusciti da lì, però soltanto da lì, a prenotare i treni e avere anche la conferma via SMS sul nostro numero di cellulare. Quindi si bypassa praticamente quella problematica della Trenitalia indiana che non ci permette di cambiare il nostro numero di telefono perché è già assegnato associato a qualcun altro. Vabbè, comunque bypassiamo questa cosa e adesso allora, andiamo all'interno, vediamo insomma a che ora è e se è in orario il nostro treno. Allora, il nostro treno è il 16128, binario 3 e vabbè il train name non si può leggere perché è tutto in lingua, cioè tutto in lingua tranne, ah no, ecco, guarda, forse cambia sotto, oh, eccolo qua, è il Guruvayur Chennai Egmore Express. Prima stazione di questa fase indiana, molto tranquilla devo dire, solo poche persone che dormono qui. Come sapete nelle stazioni indiane possono succedere cose che voi umani non potete immaginare e non si possono mai immaginare, non si è mai abituati al casino che si può trovare all'interno di una stazione, ma non per il casino diciamo acustico, più che altro di persone che sono dappertutto, specialmente quando si aspettano i treni per tanto tempo, le persone proprio si ammassano per terra, ci si sdraia, si dorme e anche questa esperienza l'abbiamo fatta più di una volta. Attenzione perché questo cartello ci dice che urinare e defecare, che è rappresentato da questi simboli, è assolutamente vietato dalla legge indiana, pena 500 rupie. Comincia così oggi ragazzi, adesso vado a prendere i parleggi perché Angela vuole parleggi a colazione. Forse abbiamo tirato un po' troppo la corda in questi giorni, magari troviamo un posto dove stare un po' più tranquilli qualche giorno. Ho trovato solo questi. È arrivato il nostro treno, ci sta aspettando al binario 4. Sbagliato, non era il nostro treno sta arrivando in questo momento.
Noi siamo alla carrozza D02. Vediamo dove dobbiamo andare. Qua sleeper. Ah no. Riservate per gli scout. Second class. Qualcuno è già salito al volo, ragazzi. Eccola la nostra, la D2. Abbiamo però il posto assegnato, quindi stiamo tranquilli. Ah, entrano anche dall'altro lato. Addirittura, ragazzi, entrano dalla parte dei binari. Oh, stanno spingendo un botto. Sposto un attimo. Angela si è già infilata, eccola lì. Cam. Ok, dovevano scendere tutti quanti. Ora molto più tranquillo. A posto. Il signore del tè è un genio, è venuto qua con questo gancio attaccato il recipiente con il tè dentro. C'è un bel sottofondo di questo viaggio in treno. Il signore che sta ascoltando a tutto volume sta musica rilassantissima proprio. Ma comunque il treno batte l'autobus, sta molto più tranquilli, si sballa molto meno, si fanno più chilometri e meno c'è tempo. meno smog anche mentre si va. Siamo tornati, ragazzi, ci siamo quasi. Siamo quasi a Dindigul. Che però non si chiama così. Dindigal. Arrivati. C'è un po' di resto. Spingono che hanno tutto il posto. Questo, ragazzi, è un cartello che puoi vedere soltanto in India. È vietato attaccarsi ai treni, così c'è una multa. In questa stazione ci sono dei cartelli interessantissimi, tipo questo dice il costo dei portatori delle valigie dal 2015 fino a 40 kg 50 rupie, che sono 50 centesimi. Invece il trolley 75, sedia a rotelle e altro 50 rupie, quindi prezzi bassissimi per 40 kg da portare, ragazzi. Comunque siamo arrivati a Dindigul. Chi è stato in India riconoscerà sicuramente questa vocina in sottofondo che non si ferma mai. Martellante. Continua, ripete in 3000 lingue i treni. Comunque, ragazzi, questa stazione non smette di stupire perché adesso, guardate qua cosa abbiamo. Carro armato con sopra il cartonato di Modi, che è il presidente dell'India. Devo dire che è abbastanza terribile. Un po' di pace, ragazzi, siamo scesi dal treno e siamo usciti. Adesso ci facciamo una passeggiata o, se riusciamo, troviamo un tuk tuk che ci porti nella zona in cui abbiamo visto ci sono più lodge. Allora, per trovare da dormire, in genere noi cerchiamo lodge su Google, però la parola da ricercare su Google è sempre diversa in base allo stato dell'India. Qua funziona il lodge. Lodge sono chiaramente gli alloggi economici che si possono trovare, in genere sono vicini al bus stand, quindi alla stazione degli autobus, oppure alla stazione dei treni, oppure direttamente nel centro, dove di solito c'è il tempio principale e lì attorno ci sono tutte le logge economiche per i pellegrini. No, sorry. No change. Huh? Room is fine. Room. Yes. 800. 800. No AC? No AC. Yes, no. No AC. Niente, abbiamo rifiutato stavolta, la camera era imbarazzante. Abbiamo messo in atto la solita tecnica, io qui a aspettare con gli zaini e Paolo a cercare la stanza. Trovato, ragazzi, ma ho visto cose alla fine il meno peggio. Indian mobile number. Ok. 77. Fate il check-in, ragazzi, mi sa che oggi la giornata finisce qui. Io sono sceso a prendere un po' di cose e a mangiarmi un riso con le mani, così al volo, in piedi, e ho preso qualcosina, eccoli, Angela. Scappavo abbastanza, non mi andava proprio di mangiare,
Quindi Paolo mi ha portato questa tortina, però alla fine mi sono messa a leggere il giornale. Sì. Ci sono guarda, i fumetti, le vignette, questo deve essere Trump, questo Modi. Hai capito? Qua ci sono tutte le religioni, vedi, 1, 2, 3. Apposta, è interessante sta cosa che ti mettono le cose da mangiare nella carta del giornale. Anche hai la febbre, si vede. Adesso mi butto, buonanotte, ci vediamo domani. Ecco. Qua comunque abbiamo una di quelle stanze tipiche col catodico, ne abbiamo viste varie in giro, di solito tornano spesso, anche in Indonesia ce n'erano varie con questo catodico, e poi il bagno di qua per chiudere, diciamo, questo velocissimo tour. Anche comunque siamo sempre a livello orrore, però il meno peggio sicuramente di quello che ho visto oggi. Ad Angela avere la febbre fa uno strano effetto. Io quando ho 37 mi sento quasi in fin di vita e inizio a redigere il testamento. Lei con 38 e mezzo mi racconta storie sulla bambina della confezione dei Parle-G che gira l'India e tutti le chiedono un selfie. Un attimo però prima di dare la colpa all'India. È vero, questo paese richiede tante energie, spostamenti assurdi, i rumori costanti, stare in mezzo a tantissime persone, cibo piccante, la spazzatura, solo per citare alcune delle prove quotidiane che ci mette davanti. Poi c'è il caldo, ci sono le zanzare, la lingua diversa, i cani che abbaiano la notte, le cascate ayurvediche. Insomma, non ci si annoia mai. Ma siamo arrivati qui con le batterie davvero cariche dopo l'Australia, che per noi è stata un po' una pausa da tutta questa incredibile umanità. Ora ci siamo immersi al 100% in questo mondo, consapevoli che solo andando oltre scopriremo la vera meraviglia dell'India. Rispetto ad altri momenti in questi ultimi 8 anni, Mamma India con noi è stata clemente e benevola. Oggi però ci sta dicendo di cambiare ritmo. Ne approfitto perché spesso ci chiedete la situazione farmacie in India. Ce ne sono ovunque e ti vendono le medicine a pasticca, non a confezione. Per le cose serie però c'è Eimondo, l'assicurazione che usiamo da anni. La notte è passata, adesso inizia la fase della convalescenza. Siamo nel posto giusto per iniziare con il piede giusto. Siamo venuti a fare colazione e abbiamo preso il masala dosa. Non so se è proprio quello che anche la si aspettava. E il signore, ecco, ci lancia un po', eccolo lì, un po' di lenticchia. Thank you. Cosa ne pensi, Angela? Io intanto l'ho preso vuoto. Siamo venuti nell'unico posto dove ci si sedeva in questa città. Facevano solo i dosa, quindi abbiamo preso io dosa vuoto, Paolo quello masala con le patate. Sto meglio però, devo dire, ieri ho dormito tutto il pomeriggio, dormito tutta stanotte, stamattina sono ancora un po' rinco, però decisamente meglio rispetto a ieri. Vedrai che con queste salse piccanti tutto passa, vero? Ne siamo uccidono certi. tutti i microbi proprio. Questi chutney hanno il colore della bandiera dell'India, sono pomodoro, cocco e coriandolo, che però assomiglia un po' leggermente al pesto, ma alla lontana. In teoria noi ieri non dovevamo fermarci qui ad Indigal, ma dovevamo proseguire, solo che poi siamo arrivati, io ero KO, quindi non ce l'avrei fatta a buttarmi su un altro mezzo di trasporto, ma soprattutto venendo in treno abbiamo visto una figata, ragazzi, in questa città, quindi abbiamo detto no, dobbiamo comunque fermarci, riprenderci un attimo e poi andare a vedere perché c'è una roba pazzesca. Comunque hai visto che alla fine a Didingol abbiamo trovato una chicca, cioè un posto di cui nessuno sa niente, trovato a caso. Sei stato bravo, devo dire. Cioè, ero molto scettica sinceramente perché ho detto vuole andare lì solo per il nome. No, ma e in effetti è il motivo trainante per cui siamo venuti qua, però sei stato fortunato perché c'è una cosa davvero interessante. C'è un forte costruito su una roccia attorno alla quale poi si sviluppa tutta la cittadina, ma c'è sta roccia gigantesca color rossastro su cui hanno costruito per difesa nel XVII secolo questo forte, quindi si vede tutta la cinta di mura. Abbiamo mandato Tiramisù a dare un'occhiata e devo dire che dall'alto l'effetto scenico è davvero molto bello. Si può salire, si può entrare, c'è un biglietto da pagare e si sale, ma sinceramente ragazzi non sono ancora così in forma da poter fare una scalinata sotto il sole. C'è un po' il nasino chiuso. Sì, no? Vero? Sì. Comunque la febbre è andata. È andata. L'abbiamo bloccata per ora. Quella è andata, è tutto a posto. Ieri poi non ho pranzato, non ho cenato, ho fatto niente, ho dormito, quindi tutto a posto. Però comunque non credo di avere abbastanza energia per andare là sopra.
Comunque questa cosa è un must, ragazzi. Allora, l'altra volta nel 2022, quando siamo arrivati dopo l'Iran, se vi ricordate, chi seguiva il canale si ricorda sicuramente, quando abbiamo lasciato l'Iran durante le famose proteste, siamo andati a Dubai e poi da Dubai abbiamo preso un volo per l'India. Quando siamo arrivati a Jaipur in India, io mi sono beccato un febbrone, proprio una cosa che ero totalmente fuori di me. È durata un giorno, massimo 2, e poi è andata. Stavolta tocca ad Angela fare la stessa cosa praticamente. Facciamo a turno. È così, è l'impatto con l'India. Ai piedi del forte, oltre a una serie di laghetti e templi, c'è anche questo coloratissimo mercato dove ci sono tutte le signore, senti come sono belle rumorose, chiassone, che vendono qua limoni, guarda quanti limoni ci sono. Ti potrebbe servire un limone, Angela. Potrebbe essere utile comprare qualche limone. Prendiamone un paio. Hello? Hello, hello? Hello, hello, hello? Okay. In effetti costavano 5 rupie e 2 limoni, cioè niente, però le abbiamo dato 10 e ci ha detto ok, come dire, dai, lasciami il resto. Attenzione che ci mette sotto il signor Tuk che allora... Un po' strettino qua, devo dire. Siamo qua con i cocchi. Cocchi e pomodori qua. Hello, how are you? Very good. Hello. Attenzione, qua c'è il traffico del mercato. Hello. Ah? Foto. Hello. Foto anche tu. Vieni. Thank you. Thank you. Che carucci. No, bellissimo questo mercato, bello incasinato, bello sporco. Allora, ci siamo anche accorti di una cosa. Ieri quando siamo arrivati tutte le persone che abbiamo incontrato erano serissime. Cioè proprio che sono arrabbiati con noi. Oggi invece sono tutti allegri. Non so se è cambiato il mood. Ci guardano tutti tantissimo. Prima sono passati dei ragazzi in moto e hanno urlato foreigner, wow! Mi fa capire che non ci sono molti stranieri che visitano questa città. A Dindingal ce ne sono veramente pochi, evidentemente. Che bello, signore, che urla. Hello. Hello. How are you? Fine. Very good. Foto? Ok, foto. Cheese. Ok. Foto. Foto. Fare video in India, ragazzi, è un vero piacere perché la gente vuole essere ripresa. Sì. Cioè negli altri paesi devi chiedere, va bene se filmiamo, qua invece vogliono essere filmati, cioè ci fermano per essere filmati. Spesso si offendono se in quel momento non stai riprendendo e mi dicono camera, e allora bisogna fare il video assolutamente. Chi fa gli acquisti importanti manda i tuk a caricare tutta la roba. Tanto Angela mi si è persa con la signora. Guarda che belli questi fagiolini qua in terra, i piselli. Hello. In questa zona del mercato invece i signori lavorano al ferro. Very good. Thank you. Italy. Italy, Rome, Italy. Milan. Milan. Yes. You know Milan? No. Very good. What is your name? Paolo, yes. Okay, thank you. Ok. Ciao, bye bye. Sadiq Basha. Hello, my name Paolo. Hello. Bye. Cheese. La capretta al negozietto del chai. Hello. Hey, butter.
È il momento del pranzo sulla foglia, con le mani, il riso, con le lenticchie e delle verdure verdi in questo caso. Ci ha convinto il fatto che questo ristorante è pienissimo, un via vai di gente continuo che entra e esce. Yeah, thank you. Ok, thank you. Thank you. Ci hanno portato adesso anche il piccolo di mango che è piccantissimo ma è dolcissimo, quindi molto buono e sta benissimo con questo pasto. Una delle cose belle dell'India è che qualsiasi cosa di cui tu abbia bisogno, che sia tè, caffè, qualcosa da mangiare, qualcosa da bere, qualcosa da comprare, un vestito, delle ciabatte, qualsiasi cosa, anche medicinali, questioni, erbe, tu trovi tutto in India, in ogni quartiere di ogni cittadina c'è tutto quanto. Quindi non bisogna neanche impazzire o preoccuparsi, insomma qualsiasi necessità e qualsiasi problema si risolve praticamente in un attimo. Questo è un esempio, ci siamo fermati così al primo posticino, abbiamo bisogno dell'acqua, si prende l'acqua tranquillamente. Big 2 liter? Only Va 1 bene, liter. va bene, va bene. Ok. Ecco, tutto ma non sempre tutto. Ecco, il problema poi è che quando compri tante cose piccoline poi ti arrivano tutti i resti e si fa un casino all'interno del portafogli. Adesso infatti devo sistemare un attimo tutto questo casino. E comunque ecco, in tutte le banconote spesso e volentieri c'è Gandhi, hanno colori completamente diversi l'una dall'altra, quindi è facile riconoscerle. 10 rupie sono 10 centesimi circa, poi ci sono le 50 rupie che sono 50 centesimi, 20 rupie 20 centesimi sempre circa, perché il cambio è 1,90 rupie, 1,90 rupie, 100, Che è quasi un euro e qualcosa. 2 euro praticamente. E poi c'è il 500 che è la più grossa banconota che c'è, che invece è sul grigio verdognolo. Sempre con Gandhi comunque. Angela mi ha trascinato in questa pasticceria con tutti questi dolcetti super colorati, anche iper mega dolci. Eccola lì Angela, ha già preso tutto. Allora, oggi siccome sono ancora un po' malaticcia, ci vuole una torta al cioccolato per far passare qualunque cosa. Guarda qua che bella questa torta al cioccolato, ma soprattutto bellissime le signore dietro, sono fantastiche qua. Io ho preso questa rondellina invece alla frutta. Abbiamo detto che si può trovare qualsiasi cosa in questi piccoli negozietti che sono sparsi in tutte le cittadine dell'India, ma anche dal punto di vista della religione, ragazzi, si può trovare qualsiasi cosa, dai templi induisti ovviamente, moschee, chiese, oppure i templi di qualsiasi religione esistente al mondo si possono trovare in India. Adesso siamo di fronte a questa mega cattedrale con questo super ingresso, guardate che belle anche queste torri appuntite. Angela adesso si è rifugiata all'ombra della cattedrale. Eccola lì in fondo che beve l'acqua. Come va? Meglio? Adesso. Adesso sì, viene sul caldo. All'ombra. Ma hai visto questa chiesa com'è strana? Ci sono tutti questi ventilatori, no? Stai seduto qua fuori, là in fondo c'è tipo una saracinesca, sembra quella di un negozio, in realtà è quella della chiesa, apri, chiudi, quando c'è la messa. Comunque c'è una cosa, purtroppo in India bisogna comprare l'acqua in bottiglia perché non si può bere assolutamente l'acqua del rubinetto, non si può bere, non riempire neanche, non ci si fida neanche di quello, quindi bisogna comprare l'acqua in bottiglia. Ma noi non sappiamo bere come bevono gli indiani, perché gli indiani bevono senza toccare parla il per tappo te. della... Io non Io ho sono imparato, capace, mi Angela. soffoco tutte le volte. Io ho Guarda, imparato. guarda. Si fa così. Ci si versa l'acqua senza toccarla perché così si può condividere la bottiglia con Very good. tutti, anche con degli sconosciuti perché non l'hai toccata. Guarda, ma sei bravissimo. Ecco. Neanche il tempo di dirtelo ti sei lavato, vedi? Dobbiamo perfezionare questa cosa perché qua la sanno fare anche i bambini. Ma noi... L'altro giorno su un autobus una signora ci ha chiesto proprio l'acqua e ho detto ok, sì. Lei l'ha bevuta senza toccarla. Non ha toccato niente, quindi a distanza ha preso la nostra bottiglia, posto, fatto così. Ma è normale, è proprio una cosa che fanno tutti, anche in gruppo, tra di loro. Sì, sul treno. Ci si passa tutti quanti la bottiglia e si senza beve. toccarla mai, sì. Abbiamo fatto simpatia al guardiano, ci ha alzato la saracinesca per entrare a vedere com'è la chiesa dentro. Capito che raccomandati. Guarda, guardate che bella, è coloratissima. Questa è la cattedrale di San Giuseppe, è stata costruita nel 1866. La cosa piuttosto singolare è che oltre a esserci delle riproduzioni di alcuni dipinti, ci sono anche delle foto di scene di film, come in questo caso, oppure anche da questo lato. Ma secondo me qualcosa l'hanno sbagliata con le proporzioni. C'ha la testa un po' troppo piccola questo Gesù.
Hello, my friend. What's your name? Malarmanan. Malarmanan. Malarmanan Puyavara, best flower. Wow, very long. My name Paolo. Malarmanan Puyavara, Mada. Ah, Decoration. ok, vabbè, non abbiamo capito niente. My name is Paolo. She's Angela. Angela. Madam, Angela, Hello, Angela. Angela, Now close temple. Puja, what time? 4 mani. Ah, alle 4, alle 4. 4 mani. Ciao. 4 to 9 mani. 4 o'clock. Stavo per dire. Ah, ci sono i fiori. Yavar Sta vendendo i fiori. Paolo voleva bersi un succo, abbiamo visto questo posto che fa i succhi di frutta, ma siccome non ci fidiamo, perché non sappiamo cosa ci mette dentro, allora stiamo guardando da vicino, in modo che non metta né il ghiaccio né l'acqua. Arancia senza acqua. Molto bene. Star Enga star. Ah, guarda qua, lo tira. Ok, thank you. Un po' caldo ma comunque buono, dai, almeno siamo tranquilli. Buoni ragazzi, al naturale, senza spezie, masala, sale. Piccante. Tutto nella norma, buono. Avrei voluto vedere il Festival di Sanremo indiano stasera che lo danno in televisione, però purtroppo il catodico è rotto perché la spina è completamente andata. Purtroppo non riusciamo a vedere la televisione indiana, sarà per un'altra volta. Però dobbiamo andare a letto presto, anche perché domani mattina ci aspetta un autobus che ci porterà in montagna, perché andiamo a 2200 metri d'altezza in India. Voglio vedere com'è la polenta. Cosa ne pensi? Sicuramente polenta coi funghi, sarà proprio il classico della montagna indiana. Tra l'altro Rusa aspetta le montagne nel nord, invece siamo nel sud e c'è questa montagna altissima. Quindi abbiamo detto andiamo a vedere, prendere un po' di arietta fresca, respirare un po' di ossigeno che magari mi fa bene anche a me questo quello il punto. Magari mi fa bene per una volta. Vediamo, abbiamo già prenotato, in realtà prenotazione non cancellabile, quindi andiamo facciamo di sicuro. il segno della... No, facciamo... No. Incrociamo le dita. Incrociamo le dita, abbiamo l'autobus verso le 7 e mezza, andiamo a prendere l'autobus perché abbiamo visto che la strada è così. Sì. Quindi non si mangia neanche, non si fa colazione. No, andiamo solo un stomaco vuoto, io neanche, guarda, stomaco vuoto, quando arriviamo poi ci penso. Facciamo così che è meglio, cosa dici? Dai, va bene. Allora andiamo ragazzi. a dormire ragazzi, allora noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, è super importante. Mi è quasi messo un'ombra nell'occhio. Cioè, abbiamo la lucetta che ci meglio illumina. l'ombra del dito. Alla prossima Alla prossima ragazzi! Ciao!